Cui è un pronome relativo con tante funzioni. Le conosci tutte? Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un professore di italiano per stranieri. Benvenuti e benvenute sul mio canale e se sei nuovo o nuova sul mio canale non dimenticare di iscriverti per non perdere nessun video e anche attivare la campanellina, così verrai notificato ogni volta che esce un nuovo video. Nel video di oggi parliamo di un argomento molto interessante e per certi versi anche un po' avanzato. Parliamo del pronome relativo cui. Ora, io ho già fatto un video sui pronomi relativi che e cui, che vi lascio qui sotto in descrizione. Prima di guardare questo video è molto importante che voi guardiate prima quell'altro, perché qui parliamo di alcune funzioni specifiche di cui, però è molto importante che voi sappiate già come funziona il cui, da un punto di vista base, possiamo dire. Quindi andate a guardare quel video e poi tornate qui. Come vi ho detto, oggi ci concentriamo su alcuni usi particolari di cui, con alcune preposizioni, e vediamo anche alcuni esempi dell'uso di cui o non uso di cui in italiano colloquiale. Prima di iniziare però, come sempre, vi chiedo, se volete supportare il mio canale e vi piacciono le mie lezioni, di lasciare un bel mi piace. Questo mi aiuterà tantissimo. Ma adesso siamo pronti per iniziare. Prima di tutto parliamo del cui nel senso di quando. Ora, quando noi mettiamo la preposizione in davanti a cui può significare due cose. Quando oppure dove. Adesso iniziamo a parlare di quando. Quindi in cui potrebbe significare quando. Vediamo subito alcuni esempi per capire meglio. Il giorno in cui sono nato faceva caldo. Il giorno in cui sono nato faceva caldo. In questo caso in cui semplicemente significa quando, il giorno quando sono nato. Oppure ho cominciato a lavorare l'anno in cui mi sono laureato. Ho cominciato a lavorare l'anno in cui mi sono laureato. Nell'italiano colloquiale è anche possibile sostituire in cui con quando. Alcune grammatiche lo ritengono sbagliato e io personalmente non lo uso così tanto, preferisco in cui. Quindi se prendiamo le frasi precedenti potremmo dire: il giorno quando sono nato faceva caldo, oppure ho cominciato a lavorare l'anno quando mi sono laureato. A volte però, sempre nell'italiano colloquiale, in cui può addirittura essere sostituito da che. Ovviamente questo da un punto di vista grammaticale è sbagliato, perché che rimpiazza un oggetto diretto o un soggetto, non un complemento di tempo. Però, di nuovo, gli italiani lo fanno e io ve lo devo dire. Per esempio, ci siamo incontrati il giorno che siamo andati a Roma. Ci siamo incontrati il giorno che siamo andati a Roma. Cioè, ci siamo incontrati il giorno in cui, quando siamo andati a Roma. E adesso passiamo al secondo uso di cui nel senso di dove. Di nuovo, qui dobbiamo sempre avere in cui, perché in cui significa quando o dove. Adesso parliamo di in cui nel senso di dove. Per esempio, la città in cui sono nato è nel sud Italia. La città in cui sono nato è nel sud Italia. In questo caso io posso sostituire in cui con dove e non c'è nessun problema e lo facciamo spesso. La città dove sono nato è nel sud Italia. La città dove sono nato è nel sud Italia. Quindi in questo caso dove è corretto al 100%. Non vi preoccupate, potete usarlo. Una cosa però molto importante che voglio ricordarvi è che per un luogo, un posto, quindi quando in cui significa dove, possiamo usare soltanto in cui, non a cui. Che cosa intendo? Mi spiego meglio. Se io dico la città in cui sono nato è nel sud Italia, quindi la città dove sono nato è nel sud Italia, noi possiamo separare queste due frasi e dire la città è nel sud Italia e poi sono nato nella città. Come vedete io dico sono nato nella città in più là,
Quindi la parola città che noi sostituiamo con cui è introdotta dalla preposizione in. Quindi dire la città in cui sono nato non è un problema, perché città è una parola preceduta da in, quindi in cui. Ma cosa succede se abbiamo una parola introdotta da a? Per esempio, la stazione in cui ci aspetteranno i nostri amici è vicina a casa tua. La stazione in cui ci aspetteranno i nostri amici è vicino a casa tua. In questo caso, se ci pensi, le frasi sono: la stazione è vicino a casa tua e poi i nostri amici ci aspetteranno alla stazione, perché stazione è una parola che richiede la preposizione a più l'articolo, alla. Però comunque noi diciamo la stazione in cui ci aspetteranno i nostri amici, non dico a cui. Questo per un semplice motivo: a cui si usa soltanto quando abbiamo un oggetto indiretto, cioè quando stiamo parlando della persona principalmente o della cosa a cui è diretta l'azione. Per esempio, mando una lettera a Lucia, per capirci, a Lucia. Quello è un oggetto indiretto. Quindi, se io dico alla stazione, anche se io sto usando la preposizione a, con cui devo usare in per esprimere l'idea di dove. Un altro esempio può essere: il bar in cui andiamo sempre ha chiuso. Il bar in cui andiamo sempre ha chiuso. Qui abbiamo il bar ha chiuso e andiamo sempre al bar, ma non dico a cui, dirò sempre in cui. Il bar in cui andiamo sempre ha chiuso. Facciamo adesso un esempio con a cui, con un oggetto indiretto. Per esempio possiamo dire: la dottoressa a cui hai mandato la mail è stata trasferita. La dottoressa a cui hai mandato la mail è stata trasferita. Quindi la dottoressa è stata trasferita, tu hai mandato la mail alla dottoressa. In quel caso è un oggetto indiretto e possiamo dire a cui, perché la dottoressa non è un luogo, non è un posto. Tutto chiaro? Quindi in cui per dire dove, sempre. Non pensare mai a cui, perché a cui si usa principalmente per le persone. Un'altra espressione tipica con cui è per cui, che di solito si usa per esprimere la causa di qualcosa ed è molto comune nell'espressione la ragione per cui. Per esempio, la ragione per cui il treno non è ancora partito è perché ci sono problemi sulla linea. La ragione per cui il treno non è ancora partito è perché ci sono problemi sulla linea. E per finire vediamo l'ultimo uso di cui. L'articolo determinativo più cui, quindi il cui, la cui, i cui. Questo è un uso molto avanzato e anche formale, quindi è qualcosa che non troverete nel parlato, o meglio non sentirete nel parlato, però qualcosa che potrete osservare e leggere molto spesso in testi formali, ma anche per esempio negli avvisi all'università, al lavoro, in alcune mail formali, è possibile trovare questa struttura. Le frasi che sto per darvi adesso sono un po' formali, però è importante sapere anche questo uso di cui. Per esempio, ci sono molte specie la cui esistenza ci è ancora sconosciuta. Ci sono molte specie la cui esistenza ci è ancora sconosciuta. Che cosa significa questa frase? Beh, analizziamola. Qui, di nuovo, possiamo dividere la frase in due parti. Ci sono molte specie e l'esistenza delle specie ci è ancora sconosciuta. Quindi da una parte ci sono molte specie, dall'altra l'esistenza delle specie ci è ancora sconosciuta. Quindi che cosa significa? Beh, questo significa che noi possiamo usare un articolo determinativo davanti a cui quando vogliamo sostituire il possessore di qualcosa. Io qui nella seconda frase sto dicendo l'esistenza delle specie ci è ancora sconosciuta. In questo caso le specie posseggono l'esistenza, quindi le specie sono il possessore dell'esistenza. Per questo motivo noi possiamo sostituire quest'idea del possessore usando un articolo determinativo davanti al cui
e poi esistenza, la cosa che è posseduta. Ricordate che dovete scegliere l'articolo determinativo, in questo caso la, in base a esistenza, quindi la cosa posseduta. Quindi ci sono molte specie la cui esistenza ci è ancora sconosciuta. Oppure un'altra frase può essere: la riunione, il cui scopo è quello di organizzare il prossimo semestre, è stata fissata per venerdì. La riunione, il cui scopo è quello di organizzare il prossimo semestre, è stata fissata per venerdì. Qui di nuovo ho due frasi: la riunione è stata fissata per venerdì e lo scopo della riunione è quello di organizzare il semestre. Quindi capite? In questo caso sto di nuovo sostituendo riunione. Riunione possiede lo scopo della riunione. Quindi il cui scopo, la riunione, il cui scopo. E in questo caso scelgo il perché scopo è maschile e singolare. L'oggetto posseduto, lo scopo della riunione, è maschile e singolare. Benissimo, allora avete capito meglio questi usi un po' più specifici, possiamo dire, di cui? Beh, spero di sì, ma come sempre, se avete delle domande fatemi sapere qui sotto. E ora, se questa lezione vi è piaciuta e l'avete trovata utile, non dimenticate di lasciare un bel mi piace sotto a questo video per supportare il mio canale e anche di iscrivervi e attivare la campanellina, così non perderete nessun video futuro. E anche non dimenticatevi di seguirmi su Instagram, Teacher Stefano, per non perdere nessun aggiornamento, vedere quello che faccio in Italia, che cosa mangio, dove vado, le vacanze, insomma, tutto quello che faccio nella mia vita. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!